titolo è interessante, La chiaroveggenza, cioè poter vedere chiaro, ma che cosa? Poter percepire, intuire le emozioni, i pensieri, anche le intenzioni degli altri. Io ho visto che da bambino mi riusciva molto facile percepire che cosa pensassero le persone intorno a me. Alcune volte mi è andata bene, cioè nel senso che io dicevo, ma tu stai pensando, e qualcuno mi diceva di sì, sorrideva. Altre persone si sono innervosite. Quindi col passare degli anni sono diventato più cauto, più attento. Non è che ho smesso di percepire, di intuire, attenzione, no? Però vedevo che la maggior parte delle persone sono mascherate, non a caso persona vuol dire maschera, maschera. E allora se vuol dire maschera vuol dire che dietro le maschere c'è qualcuno che può pensare una cosa e comunicarne un'altra con la parola. Poi col linguaggio del corpo o con la vibrazione energetica ne comunicano un'altra ancora, oppure con la parola, con il linguaggio del corpo e col campo energetico possiamo comunicare la stessa cosa. Quindi per essere chiaroveggenti bisogna frequentare i chiaroveggenti, in modo che se sinceri, nel senso che se mi viene in mente hai fame e lui pensa di sì, è un modo di dirgli, se ha nella sua mente vedi cibo, hai fame, se la risposta è sì e quello dice di no. A me è capitato di offrire della frutta, un dolce, del cibo, dell'acqua, e sentirmi rispondere non dovevi, no, non ti disturbare, c'è una vibrazione, invece di dire sì, grazie, poi la metti lì, se la vuoi la mangi, no? Quando più persone, quando più spiriti incarnati decidono di essere sinceri tra di loro, e più si favorisce una qualità mentale, energetica, che è la chiaroveggenza. Quindi se uno mi chiede sei chiaroveggente, sorrido, perché cosa devo dire? Di sì? Perché ho visto che se dico di sì a molti gli dà fastidio, per cui me lo sono tenuto per me. Mi ricordo che a scuola avevo fatto degli esperimenti, perché poi c'è anche la telepatia, che è una forma di chiaroveggenza, cioè trasmissione dell'emozione, trasmettere un messaggio mentale. Quando ero interrogato dovevo andare lì, stare in piedi, guardare la professoressa o il professore che mi facevano delle domande. Ho provato in modo educato mentalmente, pacifico mentalmente, scorrevole mentalmente, educato, a suggerire chiedimi un argomento e quell'argomento mi arrivava. Magari a scuola l'ho anche detto a qualcuno, per cui quando sono stato interrogato qualche volta, quando mi chiedevano una cosa io sorridevo, qualcuno rideva, fa ma perché quando interrogo te, no? Ridono, sorridono, perché? Perché stavo spiegando, no? Stavo spiegando 60 anni fa, 62 anni fa, nelle medie, seconda media, terza media. Perché poi uno quando cresce è più chiaroveggente, poi la cultura repressiva, maschilista, autoritaria, violenta, competitiva, ti fa capire che è meglio non parlare chiaro, perché se parli chiaro perdi. No? Infatti si dice amico del cuore, ma in realtà è amico energetico più che del cuore, amico energetico.
amico che va in risonanza. Un grande vero amico è quella persona che vibra, è come il telefono, no? Suona il telefono, ah, ti stavo chiamando. Sono persone, successo a me, che uno mi chiama, mentre lo chiamo trovo occupato, poi riproviamo. Questa sincronicità è una forma di chiaroveggenza. Chiaroveggenza. C'è chi non è salito su quel treno che poi è deragliato, c'è chi non è salito su un aereo che poi è caduto. Ci fu un caso di uno che per 2 volte all'ultimo secondo non salì su 2 aerei a distanza di pochi anni e sono caduti tutti e 2. E alla domanda, ma perché non sei salito su quell'aereo? E lui non ha dato la risposta, io sono chiaroveggente, c'è la chiaroveggenza. L'intuito, l'istinto, poi ognuno usa sesto senso, a naso, a pelle, a pancia, cioè ognuno ha le sue così pittoresche spiegazioni, ma è una forma di chiaroveggenza. Potremmo essere tutti più chiaroveggenti, più telepatici se non avessimo la maschera, no? Qui, se non ci sono zone d'ombra, se non ci sono penombre, se non ci sono fraintendimenti. Quindi io mi auguro di aver stimolato in te la chiaroveggenza e fai questo esercizio con degli amici veri, stare in silenzio, poi uno comincia a dire una cosa e vediamo se l'altro dice sai che stavo pensando anch'io, poi però stavo pensando, viene me, anch'io, basta dire anch'io, no? Pensavo, usciamo a fare una passeggiata, allora non è pensare, usciamo a fare una passeggiata e un altro dice in una stanza di 5, anch'io ho avuto la stessa cosa, quello fa anch'io, e lì siamo a una chiaroveggenza semplice. Ci possono essere delle informazioni più precise su dei viaggi da fare, su delle imprese da fare, delle azioni da fare. Stai pensando, e quello dice, come fai a saperlo? Perché tu lo stai trasmettendo. Noi siamo riceventi e trasmettiamo in genere con la bocca, ma noi trasmettiamo con tutto il campo energetico. Noi siamo un campo energetico vibratorio che trasmette e riceve. Trasmette i propri pensieri, le proprie emozioni e che cosa riceve? I pensieri e le emozioni degli altri. Quindi ci vuole come esercizio di base un allenamento, un addestramento, un'esercitazione, un programma, una ripetizione in cui ci prepariamo a essere chiaroveggenti. Non come parlavo con un'amica, dice, ti ferma la zinga, vedo una disgrazia, uno, cos'è? Qua, dammi qualcosa, guarda qui, sta attento ad andare in macchina, Cioè, ci sono, eppure qualcosina tira fuori, vedo, Poi loro, a forse dire vedono da come reagisce il tipo, si conviene buttarsi, ti sta succedendo una cosa bella, oppure vedono quello che si spaventa, vedo qualcosa di negativo, stai attento. La zingara, chiaroveggente, il mago, no? Noi non siamo tutti maghi, siamo esseri spirituali che possiamo ricevere e trasmettere non solo per scritto o a parole. Noi pensiamo che per scrivere, io appunto dico, ho fatto dei libri, tipo questo che consiglio a tutti perché che la reincarnazione c'è o non c'è, qui lo spiego, però qui spiego anche come impostare la prossima vita, no? È importante, no?
qui spiego come maestri gli yogi lasciano il corpo. È importante perché il corpo è un fenomeno fisico, energetico, e noi sopravviviamo al corpo. C'è nel libro Autobiografia di uno yogi, ne parlo qui, in cui il guru comunica Sri Yukteswar a Yogananda: vieni subito all'ashram di Puri, che nell'Orissa ci sono stato, si chiama Kara Ashram, se andate a Puri andate, e lui gli comunica di andare lì perché sta per lasciare il corpo, quindi a livello di chiaroveggenza c'è una comunicazione chiamata sottile, energetica, una comunicazione che come facciamo a definire? Ecco, nella cultura dove viviamo noi, anche la parola chiaroveggenza sembra stregoneria, esoterismo, roba strana. È una capacità di trasmettere, no? Quando stavo in America mi hanno detto che avevano fatto esperimenti top secret, però uno mi ha detto che li stavano facendo, di comunicazione mentale tra sommergibili atomici in caso di guerra atomica, dove saltano tutte le comunicazioni, l'arma finale sono i sommergibili atomici che si muovono sott'acqua, possono emergere e buttare un missile con una bomba atomica dove vogliono, a qualunque distanza più o meno, no? Dice, loro stanno facendo esperimenti di comunicazione telepatica, quindi chiaroveggenza, no? Allora io consiglio a tutti di studiare sia il potere della mente positiva, sia gli straordinari poteri extrasensoriali della mente. Ripeto, gli straordinari poteri extrasensoriali della mente. Perché la mente non comunica solo con i sensi. Esiste una dimensione chiamata sesto senso, extrasensoriale, terzo occhio. Esiste tutto un mondo invisibile, una dimensione invisibile con cui noi possiamo ricevere e trasmettere. Allora chiudiamo con questa meditazione energetica, ripeti con me, mando il mio amore e la mia buona energia a tutti gli esseri viventi del pianeta Terra. Lo ripetiamo, potete mettere le mani così, mando il mio amore e la mia buona energia a tutti gli esseri viventi del pianeta Terra, perché noi emettiamo energia, mandiamo energia, siamo un campo energetico e possiamo farlo in modo consapevole, con questa frase, con questa affermazione, con questa meditazione, mandiamo la nostra energia, il nostro campo energetico si espande come un frutto, un fiore emettono profumo che è invisibile però percepibile a livello del naso, così noi possiamo mandare onde, chiamiamole onde, vibrazioni di pace e di amore.